Con i 5 esercizi, Steiner indica la via più sicura per la crescita interiore. Senza questi esercizi non è possibile progredire sulla via spirituale e anche la meditazione non servirà a niente. Sarà senza valore o addirittura dannosa se non segue queste indicazioni. Steiner ricorda che all'uomo non viene aggiunta nessuna facoltà con questi esercizi, ma si svilupperanno solo quelle che sono già in lui e che non si sono ancora sviluppate a causa di ostacoli esterni o interni, superabili con questi esercizi. Il primo esercizio riguarda la concentrazione, per conquistare un pensiero perfettamente chiaro. Per fare questo bisogna dedicare un breve momento della giornata, anche solo 5 minuti, poi più tempo lo si fa meglio è, a liberarsi dai pensieri assillanti che non riusciamo a controllare, per diventare padroni del pensiero. Quindi occorre scegliere un pensiero e metterlo al centro dell'anima, un oggetto di pensiero semplice e possibilmente insignificante, poiché l'importante è la forza dell'attività pensante che si sviluppa, e questa viene stimolata di più da un oggetto poco significativo, mentre uno troppo interessante trascinerebbe da sé il pensiero. Quindi Steiner fa l'esempio di scegliere uno spillo piuttosto che Napoleone. Si parte così da questo pensiero e vi si associa tutto ciò che è associabile, come viene fatto, a cosa serve, e alla fine dell'esercizio l'oggetto di questo pensiero deve rimanere vivo come all'inizio. Ogni giorno bisogna fare questo esercizio per un mese, scegliendo sempre lo stesso oggetto oppure un altro. Alla fine dell'esercizio bisogna prendere coscienza del sentimento interiore di sicurezza che l'attenzione su quell'oggetto ha portato nella nostra anima. Dopodiché si immagina la propria testa e la linea mediana della schiena e si riversa qui questo sentimento. Il secondo esercizio è per sviluppare la giusta volontà. Dopo un mese di esercizio di concentrazione si aggiunge un altro esercizio facendo un'azione quotidiana che non si sarebbe compiuta nella solita quotidianità, come innaffiare una pianta o pulire un oggetto tutti i giorni o aprire delle ante e richiuderle. Poi si possono aggiungere via via altre azioni, purché se ne abbia il tempo tutti i giorni. Questo esercizio va aggiunto al primo, che bisogna continuare a fare, e va fatto per un altro mese. Dopo aver svolto l'esercizio bisogna anche qua prendere coscienza del sentimento nato dall'impulso all'azione e riversarlo nel corpo facendolo fluire, dalla testa al cuore. Questo esercizio dovrà essere svolto per un altro mese insieme al primo. Il terzo esercizio consiste nell'educarsi all'equanimità, all'equilibrio davanti alle oscillazioni tra piacere e dolore, tra gioia e sofferenza. La contrapposizione tra euforia e depressione deve essere equilibrata affinché non si perda la testa per una gioia o non si venga schiacciati da alcuna sofferenza o non si senta una rabbia smisurata. Con questo esercizio si potrebbe temere di diventare aridi e insensibili, ma invece si diventerà più ricettivi. Quello che bisogna imparare è prendere parte a gioie e dolori, ma senza abbandonarsi ad una volontaria manifestazione di quei sentimenti. Attraverso un'attenzione sottile si percepirà una condizione di calma interiore. Questo esercizio non può essere isolato come i primi due, perché sono molte le occasioni quotidiane in cui si sperimentano sentimenti. Però una volta al giorno bisogna evocare davanti all'anima questa calma interiore e riversarla dal cuore alle mani, ai piedi e alla testa. Questo esercizio andrà fatto per un altro mese in aggiunta ai due precedenti. Il quarto mese si aggiunge l'esercizio della positività. Consiste nel cercare in tutte le cose o persone o esperienze quel che di positivo c'è, quindi il bello e il buono che contengono. Per far capire meglio, Steiner riporta una leggenda persiana secondo la quale il Cristo, camminando con i suoi discepoli, vide sul bordo della strada una carcassa di cane in decomposizione e mentre i discepoli si voltarono dall'altra parte vedendo una cosa così brutta, il Cristo lo osservò e disse: «Che bei denti aveva questo animale!» Quindi dove gli altri vedevano qualcosa di brutto e sgradevole, il Cristo vedeva il bello. E lo stesso si deve fare con questo esercizio, ricercare quello che di bello e divino è presente in ogni manifestazione, anche in quelle dove tutti solitamente vedono solo bruttezza. Questo esercizio ha a che fare anche con l'astenersi dalla critica, perché nel cammino sulla via spirituale occorre accingersi con amore, sforzandosi di aiutare ciò che è imperfetto, anziché criticarlo o biasimarlo, e anche l'impazienza non serve a niente su questa via, dato che i progressi ci saranno solo in determinate condizioni. Dopo un mese di questo esercizio ci si accorgerà che la pelle è più ricettiva verso dettagli segreti che prima sfuggivano all'attenzione. Occorre quindi combattere verso la mancanza di attenzione a questi dettagli. Una volta che questo sentimento si manifesta all'anima in forma di felicità,
Bisogna dirigerlo al cuore, farlo fluire agli occhi e poi all'esterno, davanti a sé e intorno a sé. Si potrà così notare una relazione più intima con lo spazio intorno, dilatandosi in esso. Questo esercizio richiede molta concentrazione e il riconoscimento del fatto che ogni tempesta emotiva distrugge questa attitudine dell'anima. E anche questo esercizio va fatto per un mese insieme ai precedenti. Il quinto esercizio riguarda la spregiudicatezza. Occorre coltivare una spregiudicata apertura in ogni esperienza. Davanti a qualcosa di sconosciuto, di solito si tende a non credere e a pensare che sia un'illusione, partendo prevenuti, mentre con questo esercizio si deve essere pronti a fare esperienze nuove, aperti a fatti nuovi anche se possono sembrare incredibili. Chi è aperto a questo modo di essere potrà notare che ciò che è intorno a lui, nello spazio di cui si è parlato anche nel quarto esercizio, divenga vivente, che si metta in movimento. Bisogna tentare di cogliere questo sentimento sottile e delicato e accorgersi di come questa vibrazione sottile penetri attraverso i 5 sensi, aggiungendo questo quinto esercizio agli altri per un mese. A questo punto, nel sesto mese, si fanno tutti gli esercizi in modo sistematico, seguendo un ritmo, e a poco si formerà un equilibrio nell'anima, che Steiner chiama equilibrio magico. Ci si accorgerà che il malcontento che si provava dinanzi a certi fatti o a certe persone scomparirà del tutto, mentre crescerà una disposizione interiore che concilierà tutte le esperienze e che armonizza tutti gli eventi. Questo non vuol dire diventare indifferenti, anzi tutto questo porta ad agire nel mondo in modo da migliorarlo e farlo evolvere, con una calma e una comprensione che prima sembravano impossibili. Anche il modo di camminare e la gestualità si trasformeranno con questi esercizi e anche la scrittura assumerà un altro stile. Allora si potrà dire di essere a un buon punto nel cammino verso l'alto. In una nota Steiner aggiunge che con questi esercizi la persona si protegge dalle influenze nocive che possono avere altri esercizi spirituali. Inoltre ci si assicura che la morale non diventi egoistica, cioè l'obiettivo non sarà più fare il bene affinché gli altri pensino bene di noi, ma perché si riconosce che solo il bene fa evolvere, mentre il male o le azioni cattive o disordinate ostacolano l'evoluzione. Grazie per l'ascolto, iscriviti al canale per non perdere altri video e se vuoi lasciare la tua equilibrata opinione scrivila nei commenti. Al prossimo video!